È più facile di quello che credi. Benvenuti su Miss Biancoala. Questo è il mio canale di illuminazione dove ti insegno a applicare le legge in maniera corretta e efficace alla tua vita. Io sono anche su Instagram e su Facebook, che sono due canali coadiuvanti a supporto di questo qui di YouTube. E trovi il link di riferimento cliccando qui sotto il box informazioni oppure scrollando fra i commenti. È anche attivo un blog, come vedi qui sopra impressione, un blog dove posto decine di articoli dedicati alle legge e non solo. Inoltre ho creato un servizio di consulenza privata mirata online dove ti prendo per mano e ti aiuto a manifestare qualsiasi cosa desideri, qualsiasi che sia una cosa, una persona, un evento, una circostanza, qualsiasi. Decine di voi l'hanno già utilizzato con successo. Inoltre per un breve periodo è anche a un prezzo scontato. Trovi sempre il link qui sotto fra i commenti oppure cliccando nel box informazioni. E ora andiamo a parlare di allora, oggi andiamo a affrontare un argomento che scommetto molti di voi piacerà parecchio perché ho ricevuto diverse richieste, ossia come ricevere un messaggio, una telefonata, un messaggio, quindi SMS, un WhatsApp, un'email, quello che cavolo sia, da una persona che desideriamo, che può essere appunto una persona con cui ci piacerebbe avere una relazione, con cui stiamo magari flirtando, o una persona che magari ci ha bloccato, o un ex, o magari è qualcuno con cui abbiamo litigato e con cui abbiamo intenzione di appacificarci, che non sentiamo da parecchio tempo, amico, collega, parente, quello che cavolo sia, insomma. Online ci stanno tantissimi, cioè decine, 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 decine di video e di coach che spiegano più o meno la tecnica, che si riassume sempre nella questione del basta che ci metti il cuore, il credo e vedrai che la persona ti messaggia, insomma spiegano più o meno, le tecniche più o meno sono sempre uguali, c'è chi dice che devi focalizzarti, c'è chi dice che devi mandare la luce, più o meno sono sempre, possono variare di qualche cosa, ma sono uguali nel corso degli anni e ho provato ad applicarle con insuccesso. Con insuccesso. Sentivo sempre che mancava come un ingrediente. Avete presente quando magari, per chi cucina, prova magari a rifare una torta, un dolce o anche un piatto, insomma, come gli è stato detto, ti dicono gli ingredienti, però cioè, manca quel tocco che tu dici sì, però sì, quella cosa che cucina quella persona io la rifaccio ma non mi viene mai precisa come, cioè manca qualche cosa, insomma. Cioè ad esempio c'era mio nonno che faceva le patate arrosto in una maniera unica. E non faceva niente di che, cioè, la ricetta era sotto i nostri occhi, ogni volta lo guardavo che preparava queste patate, teglie su teglie di patate, però era basica, cioè quello che faccio pure io, però c'era qualche cosa che lui faceva, non lo so, forse era quello che ci metteva dentro, ci metteva cioè, il proprio l'energia forse della persona che ci metteva dentro insomma, questo per farvi capire che io provavo a rifare queste tecniche, però mancava sempre qualche cosa, cioè secondo me mancava qualche cosina e mi sentivo sempre più frustrata sul semplice fatto che quando scrollavo fra i commenti leggevo delle persone che io sì l'ho manifestato l'SMS, ho manifestato un messaggio, mi ha contattato su WhatsApp, così io mi sentivo ancora più stupida perché dicevo cioè questi hanno manifestato, io no, cioè da parecchi anni che sto sulla registrazione, perché io no, loro sì, eppure ho applicato lettera per lettera quello che ha detto il coach, che ha detto, cioè ci sono stata lì a applicare, ho detto, ma non riuscivo a capire come mai, perché secondo me molti di questi video non spiegano proprio cioè ti spiegano la tecnica ma poi non spiegano quello che è secondo me la cosa più fondamentale. Come faccio a crederci? Come faccio a portare il San Tommaso, sia il mio cervello, l'ego, a credere che io manifesterò un messaggio dalla persona che mi piace o dalla persona che mi ha bloccato e così via? Cioè, come faccio a valicare questo muro? Come faccio ad abbatterlo, a superare questa montagna? Cioè, secondo me non veniva specificato bene questa parte. Ci sono stata parecchio a rifletterci sul come poter convincermi. Ho un déjà vu enorme, ok? E vabbè, no, scusate, cioè io quando ho il déjà vu è tipo
Dove sono? Dove cazzo mi trovo? Cioè, tipo, cosa è successo? Sono nella mia realtà, sono zompata da un'altra parte, cioè, che dove cavolo sono? E quello che vi stavo dicendo, quindi mancava secondo me questo anello mancante che vi vado a spiegare oggi, che secondo me vi renderà questa tecnica super super facile. Praticamente, quello che io consiglio di fare è innanzitutto, allora, avete la persona, metti che ti piace una persona, tu vuoi questa persona di messaggi, ma tu sei timida o per qualche altra cosa, questo vale sia per uomo o donna, cioè ragazzi, è una tecnica che è una tecnica che c'ha una, o è solo per le femmine o solo per i maschi, vale per tutti. Quindi metti che vuoi essere contattato da una persona. Allora, in primis io quello che mi trovo meglio a fare è immaginare la persona. Cioè, mi faccio un'immagine mentale di una persona, bastano 2 secondi veramente, il viso della persona o tutta figura intera, non c'è una scena. Immagina, ti piace Pinco Pallo? Io mi immagino Pinco Pallo, mi immagino Pinco Pallo e sento dentro di me a questa altezza, qui, a questa altezza sento dentro di me quello che provo per questo Pinco Pallo, amore, o magari se ci ho litigato dispiacere, eh, qualsiasi emozione positiva io provo per questa persona e immagino che questa energia che sento come se la irradiassi alla persona, come se la irradiassi, come se partisse un getto di luce, pam, bianca, calda, e la mando a questa persona e questo oggetto di luce contiene la mia emozione, che può essere appunto felicità, gioia, passione, amore, dispiacere, perdono, insomma, compassione o anche più emozioni, eh. Cioè, canalizzatela questa energia, perché vi ricordo che noi tutti siamo al coso, siamo non altro che conglomerati di energia. Cioè, noi lavoriamo sull'energia, siamo energia, energia condensata a bassa vibrazione, molto condensata, per diventare appunto materiale. Dunque, immaginiamo appunto, cioè, immaginiamo la persona, sentiamo cosa questa persona ci procura, che emozione ci procura, appunto, come ho detto, amore, cosa, passione e così via. Sentiamo l'energia qua, altezza cuore, altezza petto, esterno, dai, per farci capire. E immaginiamo come se mandiamo come un fascio di luce caldo dove dentro c'è questa energia e la mandiamo a questa persona. E dentro di me penso, sarebbe bellissimo sentire questa persona. Io non è che ci rifletto molto, cioè a me ormai ovviamente vado così, cioè mi basta veramente pensare alla persona, neanche faccio più il fascio di luce, niente. Io questo ve lo spiego perché siete magari all'inizio, cioè io ormai vado in automatico perché è una cosa ormai ingranata, cioè penso alla persona, subito mi sale il sentimento verso quella persona che magari dico, però sarebbe bella sentirla, quella è, e dopo poco tempo, cioè alcune volte è veramente questione di minuti. Ecco, ultimamente mi è successo una cosa incredibile e praticamente mio padre si era perso il numero di telefono di una persona, di un familiare che non riusciva più a trovare, allora l'abbiamo provato a cercare su internet, su Facebook, così non usciva da nessuna parte. A un certo punto ho detto vabbè, questa persona sente che deve mettersi in contatto con noi in qualche modo, cioè il giorno appresso questa persona ci ha chiamato le parole precise sono state: ho sentito una forza, come un bisogno urgente di chiamare. Cioè è stato incredibile. Questo perché comunque sia io ormai sono abituata a lavorare con le energie e le canalizzazioni, quindi vado molto veloce. Però voi per iniziare fate questo: immaginate la persona, vi sentite che emozione vi dà e mandate questa emozione, che ovviamente deve essere positiva, non è che gli mandate canalizzate questa emozione sotto forma di luce bianca calda, insomma, alla persona. Fatto questo, datelo come per accaduto. Sarebbe bello sentire Pinco Pallo, sarebbe bello che Pinco Pallo mi scrive, però nel momento che voi dite sarebbe bello, non metteteci sopra l'ansietta della serie, ah sì vabbè, però forse no perché mi ha bloccato magari, oppure non sa neanche che gli piaccio, o ti pare che questo si mette a scrivere a una come me, cioè no, fuori queste energie, no, no, no.
datelo come già per scontato. Magari potete aiutarvi anche con la tecnica della visualizzazione del ma ti ricordi quando. C'è il video, se cercate nella playlist delle tecniche per manifestare, oppure andate pure sul blog, trovate tutto quanto, trovate proprio l'articolo, trovate dove ho parlato di questa tecnica per visualizzare, ma ti ricordi quando. Potete utilizzare quella tecnica, potete utilizzare anche in combine, come cavolo si dice, in aggregazione insieme a questa qui che vi ho spiegato, che vi sto spiegando ora. Insomma, avete fatto questo qui e poi mettetevi tranquilli. Ecco, da qui partiva il mio problema, perché praticamente più o meno questa tecnica, cioè chi la varia di un po', chi la varia di là, di qua, di là, chi ci aggiunge qualcosa, chi ci toglie altro, però rimane più o meno uguale. Ossia, penso la persona, lancio il mio desiderio che mi piacerebbe sentirla e poi da lì saluto. Da lì io mi impallavo perché, vabbè, ti dicevano ci devi credere, che cosa già data è fatta, non ci devi più pensare, ma io invece entravo in fissa, cominciavo a dire, cioè i miei dubbi più passava il tempo più salivano, e quindi annullavo l'ordine, annullavo perché stavo lì a pensare, ma ti pare che questo scriva a me, ti pare che mo mi scrive, non accadrà mai, però peggio ancora perché giocavo a ping pong praticamente, il mio ego diceva non accadrà mai, il mio spirito diceva sì certo che accade, no sì, quindi praticamente era una guerra interna in cui l'ordine si annullava, perché praticamente io all'universo mandavo dei messaggi diversi, cioè l'universo legge soltanto l'emozione. La mia emozione era l'emozione del dubbio, l'emozione dell'incertezza, l'emozione del no, non accadrà, quindi l'universo leggeva quell'emozione. Ah, va bene, allora non accade, punto e basta. Come ho provato, che soluzione ho trovato per bypassarla? Prendete carta e penna, segnatelo, perché ragazzi è favolosa, cioè sotto i vostri occhi la scoperta dell'acqua calda, cioè veramente. Pensateci bene a quello che vi ho appena detto della storia di mio padre con il parente che non sentiva parecchio tempo. Quante volte vi è capitato nella vostra vita di pensare a una persona e poi questa persona l'avete incontrata per strada o l'avete sentita al telefono o magari qualcun altro ve l'ha nominata? Cioè magari avete incontrato un'amica, che ne so, oh lo sai che Laura che ne so, si è trasferita a vivere a Milano, e voi 2 secondi prima avete pensato ma Laura che fine avrà fatto? Cioè quella persona viene e vi dice che, cioè capito, senza che voi avete chiesto niente, oppure appunto avete pensato a questa Laura, non ho preso un caso, e uscite e la incontrate casualmente per strada e neanche vive nel vostro stesso quartiere o frequenta i stessi posti, queste cose qua, oppure vi telefona, o magari state pensando che ne so, a vostra nonna e ecco che vi arriva una telefonata di vostra nonna, cioè, cioè, capite? La sincronicità, ecco la parola, la sincronicità. Quante volte vi sarà successo nella vostra vita questa sincronicità? Avete pensato a una persona e bam, ecco che esce fuori. O magari se ne parla. A me spesso e volentieri succede con i film, anche con i film, perché magari penso quanto sarebbe bello vedere un film, che ne so. Ad esempio, ultimamente ho pensato quanto cavolo sarebbe bello rivedere il Signore Anelli, però mannate per nel DVD tutto quanto, andamelo a vedere online, vabbè. Però sarebbe bello per rivedere il Signore Anelli e bam, prendono e passano nuovamente tutta la maratona. Oppure avevo anche ripensato, ho detto sarebbe bello vedere la trilogia di Star Trek, i film di Star Trek, sia quelli nuovi che vecchi, e bam, hanno ripassato pure. Spesso mi capita questo, magari penso a un attore, penso tempo fa ho detto sarebbe figo, non mi sono acceso alcuni film di Tom Cruise che non ho visto, bam, hanno passato dei Mission Impossible, hanno passato proprio quei film, cioè a me capita anche con questo, mi capita, perché l'universo sta sempre a sentirti 24H, quindi vi sarà successo nella vostra vita appunto di parlare, pensare di una persona, anche solo di pensare così velocemente a una persona, e poi questa persona la incontri o ti contatta, che tu dici oh mamma mia, sembrava che stesse lì a sentirmi. Ecco, questo lo potete applicare anche per questa tecnica, cioè concentratevi e dite se mi succede casualmente vuol dire che comunque sia, e quindi questa cosa accade casualmente, così sembra niente casuale l'universo, però sembra che accade casualmente senza che io mi sforzo e niente, vuol dire che io di mia natura sono capace a farla accadere, io di mia natura sono capace a manifestare per una persona che mi contatti, a pensare a una persona e a parlare di una persona, e questa poi appare, la incontro, mi contatta e così via, quindi sono già capace. Ma questo perché, ragazzi? Perché siamo tutti interconnessi, siamo tutti uno, interconnessi, quindi è normale che risuoniamo fra di noi. E a me
piace immaginare come se ognuno di noi fosse attaccato con dei fili all'altro. Immaginatevi come se ognuno fosse attaccato con dei fili a un'altra persona. Quindi quando penso qualche cosa, quel filo che è attaccato a quella persona, ecco che vibra e contatta quella persona. Cioè a me piace immaginare questo, mi piace immaginare come se ci fossero delle diramazioni che partono da noi, tantissimi fili che partono e connettono noi con, cioè noi stessi con il prossimo, con l'altro, che poi è il discorso che diceva Gesù, che siamo tutti fratelli, tutte sorelle, cioè tutto è uno, non esiste separazione, la separazione la crea l'ego, o meglio ce la siamo creata noi nel momento che ci incarniamo, cominciamo a farci i film mentali, nel corso dei secoli ci siamo detti che noi siamo qui, Dio è lì da qualche parte, e quindi abbiamo creato una scissione, ma noi all'inizio eravamo l'uno. Ecco perché sul momento della croce Gesù sperimenta, non l'aveva mai sperimentato, per lui è stato terrificante, poveraccio immagino, sperimenta per la prima volta la separazione. Ecco perché c'è la famosa frase che dice padre anche tu mi hai abbandonato, una cosa del genere, dice, cioè, perché c'era il momento della separazione che lui non aveva mai fatto esperienza di una cosa così tremenda, come noi invece la facciamo qua. La facciamo perché c'è lo splitting fra ego e spirito, e il nostro compito è quello di ritornare a essere uno, lo spirito cerca di ritornare a essere uno. E dunque, dunque potete applicare, cioè secondo me questo rende tutto più facile, perché nel momento che voi dite ok, ora mando un messaggio a Pincovallo, cioè mando un messaggio mentale che così lui mi può scrivere, o lo penso in modo che lui mi chiami o mi sblocchi o quello che sia, quindi voi mandate questa emozione, mandate l'amore, mandate a questa persona, gli mandate la vostra energia positiva, tutto quanto, e rimanete sicuri. Per rimanere sicuri che lui o lei che sia vi contatti, pensate a vabbè, ma mi è successo tante altre volte. Cioè io questo mi dico, quando penso, mi sa che questo ragazzo o sta ragazza, quello che sia, non mi messaggerà, oppure no, mi sa che non mi scrive, ma questa, ma mica mi sta a pensare, ma ti pare che sta a pensare a me così? Io penso, no, aspetta, quante volte mi è successo nel corso dei miei 40 anni che ho pensato a una persona così, neanche, cioè veramente sprecandoci un secondo, e poi di botto bam, e me la sono trovata a rincontrarla per strada, questa persona ha preso, ha alzato il telefono, mi ha chiamato, lo sai che ti dico, quante volte ti dicevo, e voi magari vi esce pure spontaneo di dire, oddio, ma lo sai che ti stavo pensando proprio 2 secondi fa, ti stavo pensando, cioè vi fate una risata, però nessuno ci va mai a riflettere sul fatto ma è successo decine di volte, quindi ci sarà un perché. Cioè, è successo decine di volte nel corso della vostra vita, sarà successo decine di volte che voi avete pensato a una persona e questa persona di botto ve la siete ritrovata, avete svoltato l'angolo, oppure vi ha chiamato, oppure avete sentito un'altra persona che parlava di questa persona a cui stavate pensando, cioè vi è successo decine di volte, quindi siete già bravi, ma siete già bravi perché siete già interconnessi, quindi la questione è questa, che voi siete già interconnessi, quindi è normale che vi venga naturale, è che a voi sembra innaturale perché l'ego vi fa credere che siete separati, che quindi è innaturale, ma non è assolutamente così. Non è assolutamente così, ragazzi, ascoltate l'acqua calda realmente, non è assolutamente così, non è innaturale, anzi è normale. In realtà la questione anche della telepatia, questo funziona anche a livello di telepatico, perché noi siamo predisposti alla telepatia, non la sfruttiamo perché siamo condizionati a credere che non possiamo, ma funziona, e lo vedete nel semplice fatto che vi capita di pensare un qualche cosa e una persona, soprattutto accade con persone che frequentiamo tantissimo, un partner, un familiare, di dire, ma lo sai che stavo pensando la stessa cosa? O quella persona dice quella cosa che voi stavate pensando, cioè magari stai pensando, no, non sarebbe bello, stasera ci vorrebbe una bella pizza. Torna a casa vostro marito, dice una cosa, ti fa, oh ma stasera se la fa una bella pizza invece di cucinare. E tu dici, oh ma sai che stavo pensando? Oppure magari, che ne so, stai con un amico, così a mangiarti un gelato, e quello dice, oh ma lo sai, stavo pensando per viaggetto, che so, a Londra sarebbe bellissimo. Tu dici, ma lo sai che ci stavo pensando? Stavo pensando che mi piacerebbe tanto ritornare, cioè, quella è la telepatia, quello è il comunicare. Perché accade? Perché siamo interconnessi. Se siete capaci a fare una cosa senza pensarci, figurati te, ragazzi, quanto potete essere potenti se invece vi ci concentrate. Ma concentrazione non vuol dire ossessionarsi, perché non dovete andare sull'ossessione, devo stare lì, no,
deve accadere a livello naturale, così come quando guidate un'auto. Quando avete preso la patente stavate lì così, però adesso scommetto che guidate tranquillamente, non dovete stare lì super concentrati sul volante, sulla strada, cioè o a fianco a voi se c'è qualcuno deve stare zitto perché non mi deve distrarre, se no mi distraggo e alla fine, cioè no. Perché è un qualcosa che è entrato dentro di voi, lo avete acquisito. Quindi ragionate su questo. La prossima volta che dite adesso intendo manifestare un bel messaggio da parte di Pinco Pallo o Pinco Palla. Ecco, pensate a questo, che se sono stata capace nel corso dei miei anni a manifestare casualmente, ma casualmente non è, che magari ho pensato a una persona e 2 secondi dopo l'ho incontrato o mi ha chiamato, posso anche, vuol dire che sono capace, posso anche manifestare appunto adesso un sms o una whatsappata e ragazzi vi garantisco che funziona, poi funziona perché questo ho trovato che è il ponte che fa superare, sì, che vi permette l'attraversamento e quindi la manifestazione del messaggio, perché io rimanevo lì a dire sì ok, io ho mandato la luce, io ho mandato l'amore, sì ci sto a credere, però non è che ci credo poi alla fine così tanto perché c'è per questo e quest'altro motivo. Invece quando ho pensato a questo ho detto sì, ma io nel mio passato ho manifestato casualmente ho manifestato che una persona è venuta, ce l'ho pensata e dopo 2 secondi l'ho sentita, quindi vuol dire che per mia natura, nella mia natura, avere la capacità di poterlo fare e dunque questo mi ha dato un boost di energia, mi ha dato un boost per crederci, di confidenza e ho detto ok, è fatta allora. Se funziona così casualmente, figurati te se sto qui proprio a crederci, sicura, cioè funziona sempre, ragazzi. Questo è come la legge di attrazione. La ragazza mi ha scritto, mi ha detto ma la legge di attrazione, ma quando è che funziona? La legge di attrazione funziona sempre, sempre, non c'è un momento. La fate funzionare bene o male voi a seconda dei vostri credo, ma funziona sempre, sempre 24H, non c'è un momento che è tipo luce accesa o luce spenta. Cioè, le luci d'attrazione, la legge di attrazione funziona in qualsiasi istante della vostra vita, 365 giorni all'anno, 7 giorni su 7, 24H, come volete metterla. C'è sempre, è sempre in funzione, non c'è un momento qui sì e qui no, ok? Qui chiudo il messaggio, chiudo il video. Pace, amore ed energia, mettetemi un pollice in su perché fa un sacco di piacere, è una forma di gratitudine nei confronti, e in più il video si propaga a altre persone che magari hanno bisogno di sapere questa verità, che stanno lì bloccate a dire adesso come cavolo faccio, io voglio un messaggio Pinco Pallo, intendo riceverlo ma non so come farlo, manifestarlo, non so, e così si vedono questo video e trovano finalmente la soluzione ai loro problemi. E niente, vi ringrazio, ciao ragazzi, al prossimo video.